Buongiorno, signor Luca, prego si accomodi pure qui alla mia scrivania. Buongiorno a lei, Silvia. Molto piacere di conoscerla. Piacere mio. Allora, ho letto la sua email con le sue richieste. Sì, come le scrivevo, sto cercando un bilocale in centro, ma ho un budget preciso. Certo, capisco perfettamente, il centro città è molto richiesto, ma ho un paio di opzioni interessanti. La cosa fondamentale per me è capire i costi reali. Non voglio sorprese alla fine del mese. Assolutamente, la trasparenza prima di tutto. Ho proprio un appartamento che potrebbe fare al caso suo. Perfetto. Di che zona parliamo esattamente? Parliamo di via Garibaldi, quindi proprio nel cuore del centro storico. È un bilocale stupendo. Via Garibaldi è un'ottima zona. Ma l'affitto quanto costa? Allora il proprietario propone un contratto a canone concordato. Questo significa un prezzo più basso rispetto al mercato. Un contratto a canone concordato. Non sono sicuro di capire come funziona. È un contratto agevolato, in pratica il comune fissa un tetto massimo per l'affitto. Ah, interessante. Quindi quanto pagherei al mese per questo bilocale? Parliamo di 800 € mensili. E la bella notizia è che molte cose sono già calcolate. E le spese condominiali sono incluse o devo pagarle a parte? Guardi, in questo caso l'affitto è con le spese incluse. Comprende la pulizia delle scale e la luce comune. Questo mi tranquillizza un po'. E per quanto riguarda le bollette di luce e gas? Quelle sono a parte, ovviamente, però l'appartamento ha il riscaldamento autonomo, quindi paga solo quello che consuma. Ottimo. Il riscaldamento autonomo è fondamentale per non avere bollette altissime in inverno. Esattamente, e le garantisco che la casa è esposta a sud, è davvero molto luminosa tutto il giorno. Bene, la luce naturale mi piace. Ci sono dei mobili dentro o è vuoto? È completamente arredato con mobili moderni e su misura, cucina nuova e un bel divano letto in soggiorno. Sembra quasi perfetto. Quali sono le condizioni per entrare? Parlo del deposito. Il proprietario è una persona molto ragionevole, chiede solo una caparra di 2 mensilità. Una caparra di 2 mensilità? Di solito in questa città ne chiedono 3, giusto? Esatto, è per questo che le dico che è un'ottima occasione. Sono 1.600 € di deposito cauzionale. Va bene, la cifra della caparra mi sembra onesta e rientra nel mio budget iniziale. Inoltre il contratto prevede la possibilità di disdetta con solo 3 mesi di preavviso. È molto flessibile. Questo è un bel vantaggio, visto che viaggio spesso per lavoro. Posso vedere delle foto? Certamente, guardi qui sul mio tablet, vede come sono grandi le finestre in camera da letto? Sì, è davvero molto carino. Pavimento in legno, finiture moderne, mi piace molto. Gliel'avevo detto, è un piccolo gioiello e c'è anche un balconcino che dà sul cortile interno. Un momento però. Dalle foto dell'ingresso del palazzo non vedo l'ascensore. Ah, sì, l'edificio è un palazzo storico del 1900, quindi ha mantenuto la sua struttura originale. Vuole dirmi che non c'è l'ascensore? A che piano si trova l'appartamento? È al quarto piano, ma le scale sono comode, hanno i gradini bassi, fa benissimo alla salute. Quarto piano senza ascensore. Faccio la spesa 2 volte a settimana.
potrebbe essere un problema. Capisco il suo dubbio, ma consideri che l'assenza dell'ascensore tiene molto basse le spese condominiali. Questo è vero, ma portare le casse d'acqua fino al quarto piano non è proprio il massimo. Potrebbe farsi consegnare la spesa a casa, ormai lo fanno tutti nel quartiere. Ci posso pensare, in effetti. Ma torniamo ai costi, per favore. C'è altro che devo sapere? Beh, c'è ovviamente la nostra commissione per l'intermediazione. È una prassi normalissima. Immaginavo. A quanto ammontano i costi di agenzia per questo tipo di contratto? Noi applichiamo una tariffa standard. È pari al 15% del canone annuo più l'imposta. Il 15%, mi scusi, ma mi sembra una percentuale decisamente alta. Le assicuro che è in linea con le altre agenzie della zona centro. Le offriamo un servizio completo. Capisco il vostro lavoro, ma sommando caparra, primo mese e agenzia, la spesa iniziale diventa enorme. Posso provare a parlare con il mio direttore per vedere se riusciamo a venirle incontro con uno sconto. Le sarei grato. Se riusciamo a sistemare la commissione, potrei anche chiudere un occhio sulle scale. Guardi, vado un attimo nell'ufficio qui dietro e sento cosa mi dice e torno subito da lei. Certo, l'aspetto qui. Grazie mille per il tentativo. Eccomi qua. Allora, ho parlato con il direttore dell'agenzia. Ottimo. Spero sinceramente ci siano buone notizie. Possiamo scendere al 10%, ma è davvero il massimo che ci è permesso fare. Va bene, direi che così è molto più ragionevole. Perfetto, credo che a questo prezzo per la zona in cui siamo stia facendo un ottimo affare. Sì, la posizione mi piace davvero tanto. Quindi come procediamo adesso? Per bloccare la casa in attesa del contratto dobbiamo compilare una proposta di locazione. D'accordo. E devo lasciarvi un assegno fin da subito. Esatto, serve un assegno pari a una mensilità che varrà come caparra confirmatoria. Ma in caso il proprietario non accetti la mia proposta? Che fine fa l'assegno? Le viene restituito immediatamente senza nessuna trattenuta strana, su questo stia tranquillo. Mi sembra giusto. E per i famosi 2 mesi di deposito cauzionale? Quelli si versano direttamente al momento della firma del contratto, insieme al primo mese di affitto. Perfetto. E per fare la proposta oggi, che documenti vi devo portare? Le solite cose, una copia della carta di identità, il codice fiscale e le ultime 3 buste paga. Per le buste paga non c'è problema. Posso mandarvi tutto via mail già oggi pomeriggio. Benissimo, se mi manda i file in giornata, preparo io tutta la modulistica per domani. Ottimo. Ma il proprietario è uno che fa tante storie o di solito accetta in fretta? Guardi, lo conosco da anni, se le referenze sono buone ci mette al massimo 24 ore a decidere. Bene, sono fiducioso allora. Ho un contratto a tempo indeterminato da 5 anni nella stessa azienda. Ah, allora dorma sonni tranquilli. Di questi tempi è la garanzia migliore in assoluto. Speriamo bene. Senta, un'ultima cosa per quanto riguarda le varie utenze della casa. Sì, mi dica pure, intende la luce e il gas, giusto? Esatto. Sono già attive o devo fare un subentro partendo da zero? I contatori sono ancora attivi. L'inquilino precedente se n'è andato da poco, quindi basta fare una semplice voltura. Molto meglio così.
Almeno non ci sono costi di attivazione troppo alti. E per l'acqua come funziona? L'acqua è già compresa in quelle spese condominiali di cui parlavamo, non deve fare assolutamente nulla. Ah, questa è una gran bella notizia. Odio avere troppe bollette separate da pagare ogni mese. La capisco benissimo, però le ricordo che il riscaldamento è autonomo, quello si paga a parte. Sì, sì, mi è chiaro quello. Ma la caldaia è recente? È stata sostituita appena 2 anni fa ed è in regola con tutte le revisioni di legge. Perfetto. Sa, nel mio appartamento attuale ho avuto un sacco di problemi con una vecchia caldaia. Immagino è un vero incubo quando si rompe in pieno inverno, ma qui è tutto nuovo. Meno male. Ascolti, ma l'assegno per bloccare la casa deve essere circolare o va bene uno normale? Va benissimo un normalissimo assegno bancario, non c'è alcun problema. Va bene. Domani mattina passo in banca per prendere il libretto e poi vengo in agenzia. Perfetto, vuole che fissiamo già un orario preciso? Così le dedico il tempo necessario senza farla aspettare. Sì, grazie mille. Verso le 11 potrebbe andare bene per lei? Alle 11 ho un appuntamento fuori ufficio per una valutazione. Facciamo verso le 12? Le 12 è perfetto. Così sfrutto la pausa pranzo dal lavoro e faccio tutto con calma. Benissimo, mi segno subito il suo nome sull'agenda. Mi raccomando, mi mandi via mail l'elenco esatto dei documenti, così non dimentico niente. Certamente, appena rientro alla mia scrivania le scrivo all'indirizzo che mi ha lasciato prima. La ringrazio. E per quanto riguarda la firma del contratto vera e propria, quanto tempo passerà? Dipende un po' dagli impegni del proprietario, ma di solito nel giro di una settimana chiudiamo la pratica. Ottimo, perché dovrei riuscire a liberare l'altra casa entro la fine del mese prossimo. Allora i tempi sono più che perfetti. Riusciamo a fare le cose senza rincorrere le scadenze. Sarebbe davvero un enorme sollievo. Traslocare è sempre uno stress infinito. Lo dica a me, ne vedo tutti i giorni, ma vedrà che questa volta andrà liscio, senza intoppi. Lo spero proprio. Allora la ringrazio molto per la pazienza e per lo sconto sulle commissioni. Ci mancherebbe, è il nostro lavoro cercare di trovare la soluzione migliore per entrambe le parti. Grazie. Allora aspetto la sua mail e ci vediamo domani alle 12. Molto bene, la ringrazio ancora e le auguro una buona giornata. Buona giornata e buon lavoro anche a lei. Arrivederci.